Lo vedi questo coso? Si riesce a vedere lì? Si vede bene? Questo coso qui, questo qui, inquadralo, telecamera del cacchio. Eccolo. Questo, lo vedi? Sai che cos'è? Questo io lo so per certo, è una resistenza, ma lo so perché l'ho letto sulla scatola che ho comprato, dove c'erano dentro 1000 resistenze, che ne so io. Ma che te ne fai di 1000 resistenze tu che non fai l'elettronico? È una lunga storia. Devi sapere che mio cugino, Silvano, quando eravamo piccolini, era in grado di aggiustare i frullatori, il televisore, la radio, qualsiasi cosa che fosse elettronica, ma veramente un furgoletto di 5-6 anni faceva già queste cose, riconosceva questa roba, così lo guardava, sapeva il valore e anche dove andava. E così era il cocco delle zie. Io, che ero spesso a giocare con lui, non ero il cocco delle zie per quello, ma perché mangiavo tutti i loro dolci. Ah sì, io li mangiavo tutti. E così è successo che lui ha comprato un negozio, anzi, si è fatto un negozio di elettronica, vende i televisori, li aggiusta, vende le antenne, eccetera, e io invece sono diventato grasso. No, non sono diventato un cuoco, però mi è rimasta dentro una sorta di voglia di sapere come si fa a fare andare una cosa elettronica. Faccio saltare spesso la valvola in casa, non so perché, ho questo tic. Comunque, quello che io faccio in realtà è voiceover. E però facendo voiceover mi sono ritrovato ad avere in tasca, anzi in garage, sì insomma nella cantina, un po' di materiale vecchio, hardware, che ho usato per tanti anni, poi ho messo lì. E riguardandolo ho detto, ma questa è roba elettronica, e se la facessi rifunzionare? E così mi è venuta un'insana idea. Ogni tanto mi vengono queste cose, e questa in particolare è quella di prendere questo oggetto che stai vedendo e trasformarlo in un disco esterno, una scatola con dentro 4-8 terabyte, quello che riuscivo a mettere insieme, ma soprattutto che funzionasse veramente bene, cioè quando accendo il computer si accende e quando spengo il computer si spegne. E per fare questo dovevo fare delle modifiche, e sono quelle che adesso ti faccio vedere. Un adattatore PCI Express, quindi per scheda come questa, Thunderbolt, ed è un Thunderbolt 2, quindi una cosa un po' passata nel tempo, infatti c'è il vecchio connettore, ma lì basta un adattatore, si può collegare anche al 3 e al 4. Che cosa ho fatto e che cosa voglio fare? Voglio fare questo, voglio mettere all'interno di questo box tutto quanto, cioè 4 hard disk che saranno questi, a stato solido, quindi non con disco, consumano un po' meno. Dentro ci sarà questa scheda, ci saranno i dischi alimentati da un sistema, questo si chiama SAS, ok? Può comandare 4 dischi e farne anche un RAID. Questa è una scheda piccolissima, normale, senza bisogno di driver per Mac, funziona direttamente, ti farà vedere 4 dischi che funzioneranno alla loro massima velocità, che comunque non sarà altissima. Però quello che mi serve è che questo sistema, quando si accende i dischi, ma i dischi non devono essere accesi mentre il sistema è alimentato. Infatti qui arrivano 12 volt, ok? E alimenta la scheda. Ma la scheda si accende solo quando il computer sarà attivo, e quindi io inserirò questo, accendo il computer, a questo punto il computer, quando manda il segnale alla scheda, attiva un relè. Il relè attiva l'alimentazione ai dischi e i dischi partono. Ma quando io spengo il computer, anche se c'è la 12 volt collegata, la 12 volt non arriva ai dischi. Questo è quello che mi serve. Cioè la 12 volt non alimenta l'alimentatore dei dischi, che è qui. Avevo usato inizialmente un sistema MOSFET, questo, che ti consente di dare 3 volte e mezzo, 4 fino a 5 volt qui dentro, qui. Quando sente la corrente da 3 volt, che è quella che si attiva per esempio quando si accende il LED, e quindi di conseguenza quando effettivamente il computer è acceso, anche se il 12 volt è attivo, diversamente non si accenderebbe, e la corrente che passa da qui a questo punto viene attivata ed esce da qui. Il problema del MOSFET è che se non è quello corretto, si siede, non riesce a fornire abbastanza corrente, e quindi il MOSFET non lo posso usare per questo, perché c'è troppo assorbimento, di conseguenza non mi escono i 12 volt, nel senso che appena attacco l'alimentatore qui,
la corrente qui da 12 passa a 1 volt, non funziona, c'è qualcosa che non va, quindi questo l'ho dovuto archiviare, lo metto da una parte. Ho deciso quindi di usare un vecchio sistema, cioè un relè. Allora, il relè come funziona? Funziona in questo modo. Tu dai corrente al relè, 12 volt, anche poca corrente, anche se non c'è un grande quantitativo di corrente, non deve necessariamente alimentare i dischi, deve alimentare solamente una bobina che si trova qua dentro, ma non la attiva fino a che non gli arriva un segnale detto trigger, che può essere di 3 volte e mezzo, da 3 volte e mezzo a 5 mediamente. Io su questa scheda ho un'uscita qui, più precisamente in questo canale, di 3 volte 7, che sono quelli che alimentano il LED. Qui c'è un'uscita da 12 volt che invece alimenta la ventola, e io posso usare questi segnali per alimentare la bobina. I 12 volt per alimentare la bobina fisicamente, quindi mando i 12 volt qui che la accendono. La accendono però quando gli arrivano i 3 volt del LED, quando il LED si attiva. Quindi quando il LED si attiva, a questo punto manda un segnale e dice accendi la bobina, e la bobina si eccita. Brrr. Una volta che si è eccitata la bobina, chiudo un contatto qui tra questi due morsetti. Quindi il 12 volt che io mando qua dentro, che è un altro 12 volt che prendo sempre dalla scheda, lo manda all'alimentazione dei dischi. Non so se mi sono spiegato. Ok, dall'altra parte ho fatto una piccola modifica io per poter ottenere questo risultato, cioè a me serviva la massa, questa è la massa in comune, che va direttamente all'alimentatore dei dischi. Un altro segnale di massa l'ho preso da qui, questo meno, e mi serve per alimentare, per portare la massa all'alimentazione della bobina. Sono due parti separate. L'alimentazione della bobina ha un suo circuito e poi l'altro del 12 volt invece è separato. Qui mi escono i 3 volt e 7 che fanno da trigger, quindi questo è il LED. Quando si accende il LED e di conseguenza si accende anche la ventola, si accende la bobina e manda la corrente ai dischi che si accendono a loro volta. La corrente l'ho presa direttamente da dove entra il 12 volt e basta. Quindi ho 12 volt qui, 12 volt qui, che sarebbero quelli della ventola, per alimentare la bobina, i 3.7 volt per il trigger, quindi per dirgli ok accenditi, e questa che è la massa che mi serve per alimentare il trigger e la bobina. Ora, se io questa la rimetto dritta, ti faccio vedere come funziona. In pratica io posso alimentare adesso il circuito e come vedi si accende il circuito, ma questo è ancora spento. I dischi non ricevono corrente. Io dopo la misurerò da qui. Accendiamo a 60 volt il nostro bellissimo tester. In questo momento io ho corrente, vediamo dove. Allora, facciamo una prova normalissima. Questa è la massa, vediamo la massa da qui. Abbiamo la corrente che arriva qua. Qui c'è corrente, per esempio, ma qui non c'è corrente, ci sono 0,22 volt che arrivano, sono una sorta di segnale residuo che arriva sulla ventola. Il trigger invece non ha corrente, la parte sotto è il più, la parte sopra è il meno, ma il meno è la massa comune, quindi io toccando questo ho già la massa. Qui non arriva in questo momento nessuna corrente, tocco il meno, tocco il più, questo è a 0 e questo è a 22 volt, 0,22 non è 22 volt, è 0,22, è la corrente residua che rimane. Io però ho 12 volt qui, ce li ho già qui, in questo canale. Se tocco la massa vedrai che ho 12 volt, si vede di sopra. Ma non ce l'ho qui è a 0. Questo è il segnale che va ai dischi. I dischi in questo momento quindi sono spenti. Se io accendo il computer, prima devo collegare il Thunderbolt inserito, sì. Il computer in questo momento è acceso, vedi che dice che c'è corrente. Quindi in questo momento col computer acceso io ho 12 volt qui. Faccio vedere, tocco la massa, qui ho 12 volt. Ok, quindi
quindi passano. Ma se io il computer lo spengo, per esempio, gli dico spegni il computer, adesso lo spengo, ti faccio vedere, sto spegnendo il computer. Si sta a spegne, si è spento, tacchete. Non c'è più corrente, infatti qua è spento. Ora, se io riaccendo il computer, ecco, riaccendo il computer, si è acceso, io ho 12 volt e i dischi alimentati. Quando il computer si accenderà, si accorgerà della presenza della scheda e di conseguenza di ciò che vi è collegato. Il test successivo è collegare realmente i dischi e la scheda per vedere se il computer li vede. Ma prima di fare questo, devo verificare di avere corrente qui, nel punto dove arriva tutto il segnale. Allora io qua dentro ho un punto dove posso toccare il positivo e il negativo e ho 4,96 volt che sono l'alimentazione del disco. Sempre qui io ho 12 volt che è il secondo canale di alimentazione dei dischi e basta. A me servono questi, e questi quando io spegnerò tutto naturalmente si spegneranno. Tocchiamo qui, tocchiamo i 12 volt, tocchiamo i 5 volt che sono questi, forse, ecco, 4,96, bene, spegniamo il computer, si deve spegnere completamente l'alimentazione ai dischi. Mo si spegne, tic, eccolo che si è spento. La corrente passa solo dall'alimentazione, quindi se io tocco qui, direttamente dentro a dove verrebbe portata ai dischi, ma non c'è lo switch attivo, di conseguenza qui non arriva nessun segnale. Quindi il computer spento non ciuccia corrente. Quello che mi serve è questo. Ora stacco tutto, si spegne e gli metto la schedina PCI. Eccola qui. Per fare un lavorino fatto bene gli metto sotto per sicurezza una cosina di plastica perché non vorrei fare dei contatti. Ok. I dischi sono qui e sono attivi, devo alimentarli e poi verificare che i dischi alimentati, quarto disco, ok, direi che l'esperimento può cominciare. Ora questo non mi serve, si accende, ok, devo accendere anche questo naturalmente si accende perché in questo momento è tutto collegato e il computer deve vedere i dischi. Allora, sì, certo, c'è il mio vecchio. Allora facciamo inizializza, ora carica i dischi, perfetto, lo vede. Questo è il mio sistema con questi dischi che io posso eliminare. Allora faccio una utility disco, anzi andiamo direttamente a farci un assistente RAID. Vediamo se la cava. Facciamo RAID 0 e usiamo questo crucial, questo e questo. Sono tutti dischi da 1 terabyte, quindi io dovrei avere 4 terabyte di dischi. Journaled lo chiamo RAID 0, 4 terabyte, vai, crea, mi cancella tutto quanto. Fantastico, io qui ho un RAID 0, fine. Andiamo a vedere questo RAID 0 come funziona con il Blackmagic. Usiamo una sessione da 1 giga, andiamo a selezionare il target drive che dovrà essere questo disco che si chiama RAID 0, open,
e diamo un'occhiata a come funziona. 550, 600, perfettamente in linea con le aspettative. Ora non mi resta che metterlo dentro questa vecchia scatola dell'Akitio, che conteneva appunto tutta la scheda, rimontare tutto quanto, mettere per bene tutti i cavi all'interno, chiuderla, e quando io attaccherò questa io avrò in questo momento 4 terabyte, ma poi sostituirò i dischi con dei dischi da 4 terabyte, se li trovo a un prezzo decente, e mi faccio un bel archivio, un backup bello grosso per tutti i miei dati. Questo è lui. Te lo faccio vedere da qui da vicino. Sì, si vede bene così? Guarda. Ah. Sì. Quello è lui. Il relè alimenta tutto. La ventolina non si sente. Questo poggia leggermente sulla ventolina, ma proprio non se ne accorge. Passa l'aria di qui, rinfresca questi box che in realtà sono abbastanza spaziosi per i fatti loro. Sono un po' di plastica, ma va bene lo stesso. Non scaldano così tanto, perché in teoria, vedi, lo spazio che c'è dentro sarebbe questo. Io potrei o bucherellarli o tirarli fuori addirittura per migliorare la resa e metterli in questo modo. Questo sarebbe un 4 terabyte, devo ancora verificare, roba cinese, magari non adattissimo uso intensivo, ma insomma. E però probabilmente sono uguali, identici. Quindi hai capito, avrei anche dello spazio in più. Mi basterebbe creare un agglomerato di hard disk di questa dimensione. Questi sono 4 terabyte di hard disk, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Ma comunque per adesso funziona, è più di un mese che lo sto usando e ci sto montando questo video. Quello che stai vedendo l'ho montato qua sopra, su questi dischi, su questo sistema, che si accende e si spegne praticamente assieme al mio computer. Non fa nient'altro, lui è bellissimo, silenziosissimo. Eccolo qui. Io qui dovrei avere il mio progetto, che è quello che hai visto, che stai vedendo, insomma, questa roba qui, hai capito? Qui c'è il progetto. E ora devo aggiungere a questo progetto della roba, più precisamente questa roba qui, che è quella in cui ti faccio vedere la rava e la fava, no? Ma non è tutto lì, non posso concluderlo così, con questa roba ammassata lì dentro e basta, e fuori neanche un segnale LED. Voglio dire, hai un hard disk, quando si muove il bello è che ci sono tutti i LED che si muovono, sembra un albero di Natale, e io devo riuscirci. E come fare? E allora ho preso la lente di ingrandimento, ho cominciato a guardare bene dentro alla scheda e ho visto che ci sono i pin dei LED. È una cosa facilissima, devo collegare dei cavi lì dentro, farli uscire in qualche modo, è più una questione proprio di manipolazione della materia, in modo da poter avere i LED davanti al box. E questo box si presta molto bene a fare questa cosa. Ed è bellissimo. Adesso te lo faccio vedere. No, vabbè, allora, devi vedere che quelli sono i piloncini dei segnali LED. Ognuno di questi rappresenta un LED. Il primo in alto, questo qui, sono tutti LED assieme, cioè quindi la somma. Negli altri invece sono i singoli LED dei singoli dischi. Quindi io posso tirare fuori una flat e fare andare, per esempio qui davanti, un piccolo cosetto con i LED che si attivano, così vedi anche mentre sta scrivendo sul disco. Quindi il mio prossimo passo sarà mettere questo che ho realizzato utilizzando questo qui e poi sfruttando un po' di cavetti che ho tirato via da qua, perché io poi da qui tirerò fuori praticamente solo i cavi, c'è scritto lì a cosa corrispondono. LED. Questi qua sono i dischi insieme. Questo è il disco 1, 2, 3, 4. Li ho divisi. In questo modo sono divisi per appartenenza. Il primo disco è questo, e c'è un cavetto che esce, doppio cavetto. Questo è diviso da quello, e questo è diviso da quello. Ora con un po' d'aria calda fisso questa prima struttura, però la lascio abbastanza libera da potersi inclinare, così quando è lì posso inclinarla su e farla andare qui. Quindi mi serve l'aria calda.
E in teoria questo da qui non si dovrebbe più muovere granché. A questo punto non mi è difficile riconoscere il colore dei cavi da sotto perché non l'ho coperto. E in più sopra sono comunque divisi, quindi mi è più facile gestire tutto quanto. Ora devo creare una struttura per fare in modo che i 4 LED stiano fermi. Qui sotto devono stare qui in mezzo. Ecco, l'idea è quella di farli passare qua sotto. Poi magari gli metto un'altra fascetta. Gli metto un'altra fascetta che me la tiene... dove si vede qua, ok? Che me la tiene ferma qui, me la tiene. Passa qua sopra, senza troppe difficoltà, va a finire qua dentro. Ma prima di tutto devo verificare se effettivamente funzionano. Se tutto va bene, si dovrebbero accendere anche i 2 LED. Se non va bene, salta per aria tutto. Si è acceso un LED, funzionano. Poi sappiamo che il nero è il più. Quanto si caldo. Isolante. Und piccole sofione selvagge, anzi selvagge, piccole sofione selvagge. Stringhe. E poi dobbiamo verificare che funzionino prima di chiudere tutto e incollare, perché altrimenti questo è fissato, quello è fissato, c'è tutto, vediamo, accendiamo. Se non sciopa funziona. Ehi là, ciao amici. Abbiamo i LED, sembra un albero di Natale. Oh 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 oh. Bambini, siete stati bravi? Ma che bello. Spegniamo la luce. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on one horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. E scoppiò. No, funziona benissimo. Ma che una bellezza, che bella. E adesso io li metterò qui davanti. Ci metterò questo cosino davanti, perché vedi, di traverso si vede, no? Sono come le calzarete. Beh, un dato curioso che ho scoperto guardando questi LED. Dovevo capire qual era il più, qual era il meno. Non c'è scritto sotto. Lo capisci solo dalla zampetta che è più lunga e che è il positivo, quindi la più corta è il negativo. Ma corrisponde la più corta a quella patacchina più grande che si vede sulla sinistra dello schermo dentro alla bollicina del LED. Il pezzettino più piccolo invece è il più. In tutti i LED che ho io qui sono fatto così, quindi se dovessi avere tagliato la gambina e non riconoscere più, non essermi ricordato di fare il segno, oppure l'ho cancellato il segno in qualche modo, e lo posso riconoscere in quel modo il più e il meno. Sono cose fondamentali che una persona deve conoscere nella sua vita. E per concludere, dato che non ho una stampante 3D, ho usato il vecchio sistema della colla a caldo e ho incollato i LED nella parte frontale. Il filo passa di fianco in un punto dove non tocca lo chassis e il risultato è questo. Va bene, sono contento come un bambino piccolo. Ciao.
Allora, potresti trovare, stamattina mi sono dato una nasata e che non mi va via questa cosa. Si vede che c'ho un coso già c'ho un naso enorme, se poi sopra ci metti una cosa sembra una lampadina sulla Torre Eiffel, vabbè. Allora, ma parliamo di altre cose, di cose serie. Questo disco, vedi, c'è scritto 4 terabyte, è fatto così, poi c'è rosso, blu, ce ne sono di diversi tipi. Tu vai su AliExpress e li vedi e costano 30, 40 euro, 60, cifre così che per un disco da 4 terabyte sono cifre impensabili. Quello che c'è dentro è questo, no? Che poi è molto simile a quello che c'è dentro ad altri dischi veri. Il problema è che firmware e questa roba qui non corrispondono ai 4 terabyte di questo disco, assolutamente. Cioè il sistema operativo lo vede, ci fai un test di velocità, è anche abbastanza veloce. Quando carichi i dati a un certo punto si ferma. Perché? Perché non trova più spazio. È come un gioco di specchi all'interno, cioè in pratica tu pensi che ci sia tanto spazio, poi vai dentro e cacci una cragnata contro allo specchio perché non c'è spazio. In realtà questi saranno 512, non ho ancora fatto la misura, c'è un software per fare questo tipo di calcolo e che ti dice esattamente in realtà quanto spazio disponibile vero c'è, lo scarico poi lo faccio, ma capito? Quindi se trovi sta roba qua, questi qua vanno bene per fare dei test con dei dischi che se anche si rompono non piangi. E dato che io sto facendo dei test con dei sistemi, se gli metto un disco vero che funziona, capito? Dopo poi piango. Quindi niente favole, cagate. Queste non sono 4 terabyte né 2 né 1, questi sono dei 128 meg. Chissà cosa c'è dentro qua. È vuoto. Hello, hello, hello. Ciao.